Qua fai un respirone. Sei arrabbiata? In questo momento un po' sì. Che ti hanno fatto? Mi stavo zitto, era meglio. No, non mi piace così. Tocca qui e poi andiamo a leggerti il cervello, che sono malato di mente. Che purtroppo ci ha lasciati un po' di tempo fa. Buongiorno a tutti, oggi è qui con noi Francesca. Ciao. Stiamo venendo. Ce la facciamo, vai. Allora Francesca, bentornata innanzitutto, tu sei già stata in questo studio, torni per problematiche generiche un po' legate all'ansia, un po' legate a fastidi alla cervicale, giusto? Sì, che ci soffro da Ne soffri tanto. Oggi faremo una cosa anche molto interessante, useremo un nuovissimo dispositivo che sono molto felice che veramente mi è stato mandato, che leggerà le onde cerebrali e emetterà al contempo, in contemporanea, dei suoni piacevoli per un po' riequilibrare le onde cerebrali della nostra povera Francesca che ne sta soffrendo e chi è che non ne soffre di ansia. E allora, infatti, allora lo vedremo subito dopo, intanto lo mostro in video qui. È il fantastico, veramente io sono molto colpito dalla potenza di questo macchinario, si chiama Muse Athena, ok? E ha un'app specifica che permette addirittura proprio dei training, ok, per rilassare le onde cerebrali addirittura durante anche la notte, ok, attraverso il proprio cellulare, attraverso comunque un tablet o quello che si vuole, si possono ricreare dei suoni specifici, fare delle meditazioni o diciamo leggere anche soltanto il tracciato in modo ovviamente non diagnostico, però per capire un pochino se siamo troppo stressati eccetera. Lo vedremo nel corso del trattamento, sarò felice di mostrare direttamente poi nell'altra stanza quando lei si andrà a rilassare con questo ovviamente nella sua testolina. Perfetto. Ok, perfetto, a dopo con Muse Athena. Allora, detto questo, ti chiederò di metterti a pancia in su, per favore. Sì. Un pochino più in alto. Allora, eseguirò un protocollo che si chiama Total Body Modification, viene dagli Stati Uniti. Pensa che tutte queste, diciamo, test e trattamenti sono stati studiati addirittura alla NASA, ok? O meglio, dai chiropratici lì della NASA, da Viktor Frankl, che era un grande chiropratico del passato, che purtroppo ci ha lasciati un po' di tempo fa. E che dobbiamo fare, purtroppo? Questa è la vita. Questa è la vita. Prima o poi lo andiamo a trovare là in pace, nel Valhalla, a mangiare come... Esatto. Farò dei test generici su tutto il corpo per testarne la funzionalità, ovviamente senza curare nulla, però aiutando la funzionalità delle cose che non lavorano correttamente. Ti chiederò un attimo di mantenere questa dritta, spingi in alto, dritta va benissimo. Questo è un test, si chiama di efficienza energetica generale, più legata all'alimentazione. Spingi in alto, non energia in senso lato, energia cosmica eccetera, ma energia che ci prendiamo dal livello alimentare. Spingi verso di te al contrario, ok? E mi sembra che tu comunque qui sei assolutamente perfetta. Un po' diciamo che mi alleno, quindi forse questo aiuta tanto. Ok, scusami, ti metto bene il cuscino così stai più comoda. Spingi in alto per favore, ok, spingi in alto, ovviamente sì il braccio e non la testa, spingi, ok. Questo è un test tipico della parte emozionale, ci sono dei riflessi emozionali, subito ovviamente è positivo, siete tutto, già cominciamo a, a capire qualcosa, diciamo abbiamo un buon punto di, un bel contesto sul quale provare a leggerti le onde cerebrali. Non ti sto leggendo le onde cerebrali, con la magia no, sto soltanto stimolando i punti riflessi e come puoi notare spingi in alto, subito il test ritornerà negativo, ok? Spingi in alto, ok? Spingi in alto, questo è interessante, sono dei punti legati al corpo calloso, sei un po' stressata sicuramente, seduta per favore. Un po'.
senza un po', senza un po'. Allora, scusa, questa è una piccola pistoletta, non fa sì. nessun male. Respira, butta. Scusa, sposto i capelli. 2, respira, butta, respira, butta, pancia in su di nuovo. Sono delle sequenze vertebrali studiate esattamente, ok, per stimolare determinate aree, quindi quando noi stimoliamo delle vertebre in modo ben preciso si avrà una risposta, ok? Ovviamente quando facciamo un test abbiamo un qualcosa da sistemare, io correggo determinate vertebre, la risposta è sempre l'annullamento del test, ok? Spingi in alto e adesso funzioni. Spingi in alto, toccherò dei punti riflessi, ok? Sembrano follie, ma invece è veramente un qualcosa di particolarmente interessante e studiato. Scusami un secondo, spingi, 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 aia. Questo è il punto del fegato. Ti puoi sedere per favore? Se il punto è riflesso, sì. Probabilmente tu non mangi ma bevi, o no? Sto scherzando. Bevo tante tisane. Respira. Sto scherzando. Respira. Butta. Butta. Respira. Butta. Se vi state chiedendo come faccio a saperle a memoria è perché sono malato di mente. Stendiamo un velo pietoso. È proprio questo. Allora, no, sicuramente soffri un po' di insonnia, giusto? Ci sono periodi dove sì. ci soffro maggiormente, periodi dove dormo invece. Ti capita di svegliarti tra l'1 e le 3, per esempio? La Può notte, capitare? sì, alle volte mi capita Vabbè, pure. diciamo Sì. assolutamente ci sta, Sì. ok? Spingi in alto. Hai un po' di nervosismo ogni tanto, rabbia, ok? Queste spesso sono correlate. Un po' tanto. Spingi, Sì. esatto, spingi. Cioè non è tanto a Cosa livello... no, quella perfetta, ansia, Spingi, nervosismo, ce l'ho tutte spingi. io. Aspetta un attimo, aspetta. Sì. Spingi. 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 Ok, perfetto. Spingi. 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 Mi sa che i tuoi problemi non sono assolutamente organici, ma più legati a uno stato Allo emozionale stress. abbastanza esatto, sotto stress. Questo è molto importante, ovviamente. Ti posso chiedere di girarti verso di me? Allora, spingi in alto cortesemente. Puoi toccare la fronte di nuovo, per favore? Dritta. Spingi in alto. Ok, ferma così. Spingi in alto. Allora, questo è un po' il punto dell'ansia. Ok, mettiamola così. Tocca qui. Tocca qui. Un bel respiro. Butta. Ok. Mi ridai per favore soltanto questa? Spingi in alto. Ok, perfetto. Spingi in alto. Mamma mia, sei proprio incavolata tu, o no? Sei arrabbiata? In questo momento un po' sì, perché sei mi stavo arrabbiata. perdendo. Ah, proprio è colpa della macchina. Sono venuta molto rilassata. Mi dispiace, ora tornerai più rilassata, spero, a casa. Respira. Butta. Tocca quel punto, grazie. Butta. Respira. Butta. Mi ridai per favore qui? Sì. Questo è sempre sulla fronte, cortesemente, spingi. Ok, molto bene. Spingi. Ok, mantieni qua. Ne hai tante anche preoccupazioni, eh? Quante ne hai? Poverina. Che ti hanno fatto? Respira, butta. Respira, butta. Respira, butta. Ok, sto sfruttando delle mix di conoscenze varie per diciamo aiutare, esatto, spingi. Ok, sono varie tecniche un po' unite insieme, esatto. Spingi in alto, va benissimo, spingi in alto, va benissimo. Ok? Non le spiego tutte perché ne saremmo qua 3 ore, però è molto interessante, sì, non è che si corregge l'emozione, però si corregge intanto sul momento una reazione corporea all'atto emotivo, alla problematica emotiva. Sono a volte legate anche a dei punti di agopuntura, ok? Questi sono molto interessanti che aiutano così chi studia questo tipo di, diciamo, terapie un po' più olistiche, ok? Può essere molto, secondo me, d'aiuto anche proprio nel lavoro psicoemotivo, comunque legato alle reazioni che il corpo ha
alle proprie emozioni. Non si sostituisce ovviamente a una, diciamo una terapia che lavora sulla psicoterapia, ti faccio l'esempio ovviamente, però aiuta tantissimo alla risposta, diciamo, automatica che il corpo ha quando abbiamo un problema. Ovviamente entriamo, si dice, in attacco fuga. Infatti immagino che tu ogni tanto hai questi picchi o mal di testa, ansia e poi nausea, giusto? Cervicale, sì. Infatti può capitare. Addirittura, cioè, perché comunque il nervo vago, poverino, risponde per quello che può, esatto, invece tutta la parte stressogena poi parte dalla surrenale e tutto il sistema nervoso ortosimpatico, che vi faccio vedere da qua, che è molto interessante. Come potete vedere, questo chiaramente è tutto il sistema nervoso, ok, simpatico o ortosimpatico, che innerva un po' tutti i nostri organi. Vedete qua la colonna vertebrale, ok? Quello là, diciamo, parasimpatico viene invece dall'alto e dal sacro, quindi il nervo vago e i nervi sacrali, attiva più la parte organica, ma è una risposta allo stress, quindi il contrario, no? Calma il sistema dello stress, soltanto che spesso la vita ci porta sempre ad avere i picchi di attacco-fuga, come si suol dire, quindi abbiamo reazioni di ansia, di stress, eccetera, stringiamo i denti, vorremmo picchiare tutti quanti, in realtà, esatto, c'è chi fa scoppiare guerre anche per questo, quindi immagina, guarda che cosa succede. Allora ti faccio mettere un secondo a pancia in su, per favore, pancia in su, ok? Mi metti per favore le gambe giù, grazie. Controlleremo anche il tuo ginocchio perché effettivamente aveva un problema. Spingi in alto. Ok, questo è un test interessante, ci sta dicendo che non abbiamo finito il nostro lavoro, ok? C'è ancora qualcosa da fare. Se cedono vuol dire che già basta così, ok? Non cede affatto, c'è ancora tanto da fare su di te. Il ginocchio mi ricordi qual era? Questo qua c'avevo azzeccato. Mi stavo zitto, era meglio. Allora, vediamo se è troppo ruotato. Spingi in alto, no. La rotola, spingi, nessun problema lì. Spingi, spingi, spingi. Ok, qua non sembra esserci niente. Vediamo il perone, spingi, perone sì, subito cedi. Lo vedi? Subito. Ti fa male la flessione? Più che altro è un fastidio, non proprio male. Non è un male. piccolo fastidio. Ma dove? Più che altro quando lo distendo. No, quando lo piego ti dà fastidio No, così? non tanto. Ok, posso? Sì, certo. Rilassa. Ecco fatto. Spingi in alto di nuovo. Ok, si è annullato, diciamo, la positività al test. Vediamo un attimo, spingi in alto. Ok, la caviglia ha qualche problema sicuro. Morbida. Benissimo. Puoi riprovare per favore, scusami, a estenderlo il ginocchio? Ti fa meno male? Sì, ora meno fastidio. Meno fastidio. Puoi piegarlo di nuovo per favore? Solo questo, grazie, sì. Spingi verso di te, striscia, ok? Vedi che cedi. Questo è un problema... Ho poca sensibilità. Guarda, fa malissimo qui. Sì. Sicuramente è proprio tutta questa muscolatura qua. Sì. Lo senti qua, eh? Qua sì, ora sì, fa malissimo. Ma certo, questo qua sicuro. Anche perché sono questi spesso i muscoli che da dietro poi ti vanno a dare fastidio al ginocchio posteriore, Sì, capito? infatti fa male, qua fa malissimo. Malissimo, sì. Sai, in kinesiologia applicata, che è un'altra delle 100.000 tecniche che faccio io qua dentro, questi sono muscoli legati alle ghiandole surrenali, che sono le ghiandole dello stress, ok? Quindi spesso capita che le ginocchia, non solo tra l'altro questi muscoli, ma anche dei muscoli che arrivano qua, che a te fa un male cane. Io ho fatto anche la fisioterapia. Vabbè, immagino. Ti posso dire se premo qua fa male? Sì. Fa malissimo, sono tipici punti. Qua no, Qua no, di qua sì. Andiamo ai punti dello stress, spingi in alto, cioè crolli completamente. Seduta di là, per favore. Seduta? Sì, grazie. Ecco. Scusami. Rimani ferma, respira, butta, respira, butta, respira, butta,
Pancia in su di nuovo, per favore, grazie. Posso avere il braccio cortesemente? Ritocco i punti, spingi, annullato, ok? Questo è molto importante. Vediamo se spingi in alto. Ok, sì, per il tuo corpo diciamo che potrebbe anche andare bene così, però diciamo che un secondo vediamo se questi sono i test simpatici, spingi, sì, reggi ancora qualcos'altro, andiamo a migliorare qualcosa. Pancia in giù, per favore. In giù? Sì. Anche un po' di strutturale e poi andiamo a leggerti il cervello. Allora, il bacino, vediamo un po'. Il bacino va benissimo, non hai grosse problematiche, ok? Sì, almeno una dici. Stai scomoda così? Guarda, No, uno. ok, perfetto. Meglio? Sì. Ok? Ok, grazie. Ok, molto meglio, vero? Sì. Mi fai un respirone? Butta l'aria. Avanti, questo è già molto importante. Mamma, bellissimo. Rilassati un po'. Rilassa qua per favore. Sei troppo alta, mettiti più giù. Esatto, rilassa bene. C'è sta cervicale che è proprio... No, non mi piace così. Mettiti sul fianco un attimo prima. Fianco? Sì, Verso sinistro? verso di me. Un attimo sblocco un'altra cosa prima perché ho bisogno di questa cervicale, un pochino di cose diverse. Proprio... Aspetta un attimo. Morbida. Ok, dall'altro lato un secondo. Posso? Sì. Tieniti qui. Perfetto, pancia in su per favore. Mamma mia, bellissimo. Pieghi tutte e due le gambe, ti spiace? Devo piegare? Sì. Scusa un secondo, aspetta che mi prendo di nuovo il mio macchinarietto. Amo questa pistola del Total Body Modification perché ci aiuta un sacco. Spingi in alto, diaframma non lavora, spingi completamente. Andiamo a dare due colpettini qui. Ti siedi un secondo per favore. Mi devo sedere? Rimani così. No, sì. Benissimo. Fai un bel respirone. Butta. Giù. Mi ridai per favore qui. Sì. Spingi in alto. Funzioni. Funzioni. Vediamo se le coste sono dritte. Non lo sono. Vedete dalla telecamera che le coste alla sua sinistra sono più basse. Ok? Quindi le possiamo rimettere un pochino in linea. Ok? Ci mettiamo, scusami, qua. Sì. Qua fai il respirone. Respiro. Butta. Respiro. Butta. Benissimo, mi fai rivedere? Ora sono dritte, vedi? Mi ridai il braccio, Sì. Spingi in alto, il diaframma va corretto di nuovo, questo capita, si chiama legge del 60-40 e ogni volta che correggi qualcosa potrebbe capitare che qualcos'altro ritorna un attimo in debolezza, è per essere precisi. Respiro, prendi aria, butta, pancia in giù, pancia in su, scusa. Ok. Spingi in alto, non reggi più altro, va bene così. Spingi in alto, ok. Giù le gambe. Spingi in alto, benissimo. Appena fai dei bei respiri, ritorneranno deboli e avremo finito il nostro trattamento dal punto di vista, diciamo, esatto, del protocollo che abbiamo fatto oggi. Spingi in alto, molto bene. E ora se li tolgo. Questo si chiama quarta categoria pelvica. Ok, ora ci siamo. Indica un po', memorizza un po' il trattamento. È come se ci dice che il trattamento è finito e che quando hai, diciamo, ormai finito di utilizzare, ok, la correzione, hai un po' memorizzato meglio quello che abbiamo appena fatto, ok? Cioè il corpo un po', grazie al sistema nervoso, riesce un po' a mantenere di più, ok? Quindi abbiamo qualche cosa di interessante da provare adesso. Vediamo un pochino come funziona. Andiamo pure di là, ok? Abbiamo appena connesso il nostro dispositivo Muse con i suoi, diciamo, lobi frontali e temporali
e come potete vedere l'app ha letto e possiamo andare avanti. Comincia a leggere le sue onde cerebrali, ok? Lei si rilassa già da qualche minuto, ok? Questo è un attimo soltanto per far vedere la meravigliosità, ok, di questo prodotto che leggerà sia il battito cardiaco, l'ossigenazione cerebrale, sia appunto tutti i lobi frontali e temporali e le onde alfa, beta, gamma, delta e theta. Detto questo, oggi alla nostra cara Francesca faremo fare un bellissimo protocollo rilassante dove andremo a scegliere dalla bellissima app. Tu rilassati. Esatto, un qualcosa per rilassare la sua mente, ok? Il programma emetterà dei suoni che sono in connessione con le sue stesse onde cerebrali, ok? Un bel respiro.
Eccoci qua. Come stai? È stato Molto rilassante. un momento di pace. Questa cosa ci permette di creare un rilassamento personalizzato incredibile. Ora, quello che abbiamo fatto è stato particolare. Io ho scelto così, sinceramente per te, ok? Il rumore della pioggia. Ci sono tantissime tipologie, ok? Di suoni che si possono scegliere, anche del mare, dipende poi dalla persona. E ci sono tanti esercizi che si possono fare anche per altre, diciamo, problematiche, per l'ansia, eccetera. E viene poi rilasciato un report, ok? Attualmente in inglese perché è ancora proprio veramente uscito da poco negli Stati Uniti e ci permette proprio di anche fare una lettura, ok? Di cosa è successo, di come ti sei rilassata. Vorrei vedere un attimo con te, ok? Lo traduco. Esatto. Allora, ciò che spicca maggiormente in questa sessione è la tua solida capacità di mantenere l'attenzione focalizzata, con un punteggio di calma che è salito tantissimo, ok? È stato molto importante a metà sessione, riflettendo una migliore concentrazione. Hai trascorso circa il 35% del tuo tempo nello stato di attenzione calma, il che si allinea bene con le tue medie, diciamo, di tutto il tracciato, ok? Mostrando coerenza anche nella pratica, insomma, del tracciato. La tua immobilità è migliorata costantemente, indicando una crescente consapevolezza del corpo e della postura, ok, rilassata, anche se c'è spazio per aumentare il tempo di rilassamento, il che è eccellente per sviluppare capacità di attenzione sostenuta. Come ti sei sentita riguardo a questo? Tranquilla, bellissimo. Bene, sono Molto contento. rilassante. Io ovviamente nel frattempo ti ho fatto fare anche un massaggio Ho stupendo. visto. Esatto, lascia stare, però Molto giustamente rilassante. Sì. vede anche il Ti complesso dà un senso ovviamente di pace, dà il quindi senso di pace e ci sì. permette di lavorare bene su un po' anche L'ansia. l'ansia per Esatto. rilassare il corpo. Allora io mi permetto Sì, di certo. togliere il bellissimo Muse e io ti faccio alzare una mano? Ah, sì, grazie. Prego, stai Come tranquillo. lo fai? Grazie mille. Ottimo, allora carissima, io sono contentissimo di averti in rivista, grazie Grazie sempre a per te. aver scelto il mio studio. Ok, Sii tranquillissima e ci vediamo alla prossima volta. con piacere, Ciao. davvero. Grazie mille. Ok.